il nostro magnifico ospite e un mio carissimo amico. Abbiamo con noi Stuart Pearce. Hello Stuart, how are you? I am so thrilled to be here with you, you wonderful, wonderful being, because, you know, I remember 18 months, 2 years ago when we were talking about Bridges of Light, and you were saying, shall I? And here you are, you know, your first anniversary. So I celebrate the conviction of that and say, well done for all of the amazing work that you've done. I've tuned into a number of your broadcasts. Unfortunately, I don't speak Italian. But it's been, you know, and it's wonderful to be here today. So, you know, to join you in celebration. Thank you. Bravo. Thank you. Ha detto Stuart che è molto contento di essere qui con noi questa sera a celebrare con noi il primo compleanno di Bridges of Light. Quando ho parlato di Bridges of Light con lui e ho chiesto lo faccio, non lo faccio, lui ha detto sì, vai, perché è una cosa meravigliosa, ed eccoci qua adesso a festeggiare il primo compleanno. Do you know that this is the first birthday and we have almost 12,000 people as members, so it is very, very, very amazing. But Stuart, we have you here today because I want to celebrate with you on Bridges of Light the amazing book that you have written. Voglio celebrare con te il tuo meraviglioso libro che hai scritto, Diana, The Voice of Change, Diana, la voce del cambiamento. Una cosa meravigliosa questo libro. This is like a book that brings joy, that brings healing to the heart and to the period that we are going through at the moment. So, Stuart, first of all, tell to the audience who do not know you, but I mean, most of us know you and your beautiful work in healing. But do tell us, please, what is your work? What is the core of your work? Che cos'è il nucleo fondamentale del tuo lavoro? What do you do to empower so many amazing people in the world and to kind of work with all of them to kind of give them a sense of their inner voice? Well, I suppose I'm a transformation coach. Yeah. I work as a catalyst in a number of different ways, techniques that I've aroused within me over the years, but that I'm... Although there is a writer, translator, but I need to translate as well. Ha detto che lui è un formatore di trasformazione, aiuta le persone a trasformarsi nel corso degli anni, con tutte le tecniche che ha imparato e che ha studiato nel corso degli anni. Yes, please. But of course, as we know, we meet today within the context of me being a voice coach, a master of voice, which was a title that was given to me, and how we meet to talk about my empowerment, my coaching of Diana. Dice, la cosa principale per cui siamo qui questo pomeriggio è perché lui è stato un formatore, il voice coach, quindi il formatore della voce della principessa Diana, che ovviamente tutto il mondo sa che non c'è più, ma lui ha canalizzato questa informazione attraverso Diana nel suo libro. Yes, so to show us the cover, please, again, because it's beautiful. I keep looking at it. Guardate che meraviglia, questo è il suo libro. Look at it. This is Stuart's latest book about Princess Diana. It's amazing cover, actually. Yes. So the portrait was painted by, I commissioned an artist who is English called Kerry Beale, and it's of Diana now. Oh, really? Oh. Ha detto che il ritratto che vedete è stato fatto da un artista inglese e che è il ritratto di come è Diana adesso. Amazing, it's beautiful. Rather than Diana then. Yeah. Piuttosto che Diana quando era prima, ma come Diana adesso è in questa forma. Yes. Yeah. So, Stuart, I mean, before we start talking about your book that I was reading anyway, but and I was reading how you met Diana and what actually was going through your mind when you were asked to kind of coach her. Would you possibly tell us a little bit about that?
Well, yes, in 1995, a video had been released that had become viral, Mhm. which was a BBC production of an interview between Diana and Martin Bashir, the journalist. Yes. Dice che nel 1900 ho chiesto a Stewart il suo quando ho incontrato la principessa Diana. Yes, I was in England at that time and I watched that video. Dice che nel 1995 c'è stata un'intervista che è stata vista da 22 milioni di persone alla televisione, alla BBC, dove Diana appunto veniva intervistata da questo giornalista. E, yes, so she was interviewed by the journalist. And when she saw the video, she was surprised by not being able to appear in the way that she hoped she would. In other words, there were a number of things that she wanted to do about changing her image, aligning her body language, and improving her voice. And because I had worked with a number of other significant people, she heard about me and called me in. Okay. Ha detto che quando lei ha fatto questa intervista, ha rivisto l'intervista, si è resa conto che la sua immagine non rispecchiava quella immagine che lei voleva dare di lei, per cui anche il body language, il modo in cui parlava, per cui ha detto che poiché Stewart ha lavorato con tantissimi personaggi importantissimi nel mondo, ha sentito parlare di lui e ha voluto, l'ha chiamato. So she called you up or she came in and... Well, I mean, I was called and then I met her. And when I met her, I mean, it's the whole story, which I won't go into because it takes a long time. But when I met her, I met one of the most exquisite, one of the most beautiful, one of the most adorable people that I've ever had the fortune and honor to work with. Ha detto che quando l'ho incontrata per la prima volta, non andrò nei dettagli più privati e personali, ma quando l'ho incontrata per la prima volta ho capito che mi trovavo davanti ad una persona, a un'anima bella che sicuramente non avrei mai più incontrato nella mia vita così bella. È stata una delle persone più belle che io abbia mai incontrato. Yes. And so it was pretty obvious that she was at a time of immense, I mean, massive change. E quindi ovviamente lei era in un momento di grandissimo cambiamento nella sua vita. Yes. And this was to do with divorcing her relationship with Prince Charles. And ovviamente faceva parte del fatto che lei stava per divorziare il principe Carlo. And therefore effectively changing the whole of her relationship with the British royal family. E quindi cambiare completamente la sua relazione con la famiglia reale inglese. And this was obviously an immensely brave and courageous thing to do, which very few people before her, very few women before her had done, except when they had been executed. Yes. E dice che questa era assolutamente una cosa molto coraggiosa da fare, che pochissime regine avevano fatto, o principesse avevano fatto prima di lei, e naturalmente quelle che l'hanno fatto prima di lei erano state decapitate. Yes. And so my role was to help her define and then live the new Diana, and also to accommodate the nature of how she evidently wasn't going to become the Queen of England, but she wanted to be the Queen of everybody's hearts. E quindi lui l'ha aiutata, voleva essere aiutata nel definire la nuova Diana. Sicuramente lei, divorziando il principe Carlo, non sarebbe mai diventata la regina d'Inghilterra, ma lei voleva diventare la regina del cuore di tutti, come poi è stato. Yes. And so the book is really a description of the essence of who she was in all of the varying aspects of her life and her death. Per cui dice che il libro è proprio racconta l'essenza di chi lei era veramente e di chi poi è diventata nel corso della sua vita. Yes. And I believe that she is with me now in spirit, guiding me to bring forth the 12 key principles that we shared to arouse the women of the world into a sense of their own empowerment. E dice che lui la sente molto vicina e appunto parla di queste 12 chiavi, 12 codici con cui hanno lavorato insieme per empowering, per rafforzare il potere delle donne in tutto il mondo. Yes.
And so the singular instrument of, as you well know, Gaetano, that I achieve is to introduce people to their heart, to introduce people to their note, that we each have a signature note. So this I did with. Yes. E dice che comunque il lavoro di Stewart, perché anche io ho lavorato con lui, il lavoro di Stewart è quello di aprire il cuore delle persone e lavorare con la loro essenza e trovare la nota del loro cuore. Quindi è molto importante questo, che le persone riescano a trovare la nota del loro cuore, quindi ovviamente lui ha fatto questo con Diana. And so what was so liberating about the nature of my work with Diana, which is why I call the book Diana, the Voice of Change, was that she was obviously a transformational vessel for so many aspects of the way that society could be read at that time. E per cui lei dice che Diana a quel periodo era un veicolo di trasformazione nel modo in cui la società poteva essere letta in quel periodo della sua vita. Yeah. And the voice of change that I speak of is the voice of love. E la voce del cambiamento di cui io parlo è la voce la voce del cuore, dell'amore piuttosto. The voice of love, yes. Absolutely. And so what that means in simplicity is that we have been educated, socialized, and conditioned into using a voice which is purely cerebral. Yes, you keep saying that to me, actually. I wonder, if you tell me what is my voice like, but I think you've told me already. Dice che noi siamo stati abituati a parlare con una voce che è abbastanza cerebrale. Yes, now you are going to tell me, the difference so people can hear it. Yeah. Yeah. So the voice that we hear in the Western world is the voice of data, the intelligence. So we, generally speaking, are here and we're trying to affect the people who are listening to us like this. Per cui avete visto, adesso lui ha cambiato il tono della sua voce e quindi dice che le persone sono abituate a parlare con questa voce del cervello, quindi questa voce un po' più proprio più, come dire, proprio cerebrale, ecco, piuttosto che la voce che esce dal cuore. Adesso lui vi mostra e vi sente, vi fa sentire la voce del cuore, è la voce con cui parla sempre in realtà. Yes. So, cerebral voice against love voice, the voice that comes from the heart. If we release I am not worthy, if we release I am tense, I'm full of tension, if we breathe deeply, if we open the throat chakra, we move into the voice of love, which arises from our hearts. So rather than being here, we move into the weight of our bodies and we share from the heart. Dice, se noi parliamo del fatto che io ho fiducia in me stesso, io sono amore, io attiro l'amore, allora noi parliamo assolutamente, quindi facciamo scendere questa voce cerebrale che è solo della mente giù nel nostro corpo e quindi apriamo completamente il nostro chakra della gola che va a finire nel nostro cuore e parliamo con questa voce meravigliosa che è il nostro cuore. Marina, whom you met last year, you remember, the Italian actress, says you are much better than an actor. It's just like that. Well, she's very, very kind, and it sort of goes with the landscape, because I have been doing this for 45, 50 years as an actor, and 40 years training actors and public personalities and celebrities, Diana, Margaret Thatcher, eccetera, eccetera, eccetera. Ha detto che lui, rispondendo alla tua domanda, ha detto che lui comunque è stato un attore per 50 anni e poi dopo si è sviluppato, diciamo, in quello che è diventato poi il voice coach. Ha nominato precedentemente Margaret Thatcher, che è stata appunto una sua client. Can I say client? She said client, yeah. Margaret Thatcher, che è stata una sua cliente, e ovviamente tra le altre migliaia e migliaia di persone che ha formato c'era ovviamente anche la principessa Diana e altri membri della famiglia reale inglese,
che io so ma non vi posso svelare. Ok, so go ahead. And of course, the key today is the fact that we're experiencing this immense shifting point, particularly in the arousal of the divine feminine. Dice che in questo momento preciso noi stiamo vivendo un punto di cambiamento grandissimo, specialmente nel divino femminino. Yes. And Diana, I believe, wants the information that we shared, which was all about the empowerment of herself as the extraordinary woman that she was. It is true she was chosen, she was an anointed one, but at the same time, I believe one of the great things that we loved about her was her complete ordinariness. Ha detto che sicuramente lui ha condiviso delle informazioni molto precise con Diana per quanto riguarda questa trasformazione e ha detto che sicuramente era una scelta, una persona che è stata scelta per arrivare a una alignment one, una persona che era illuminata e che è arrivata sulla terra per creare assolutamente qualcosa di veramente grande. Yes. And so the ordinariness that we're really talking about is, we can see it through the vessel of transparency and authenticity. These words that we're hearing literally virally moving through our world at this time. Great leaders are seeking authenticity. Great leaders are seeking what? I lost you for a minute. Great leaders are seeking authenticity. It is the only way forward. It is the passport for the new gestalt or the new paradigm that we're creating, particularly post this period. Dice che i leader del mondo in questo momento stanno cercando autenticità e quindi essere autentici, essere trasparenti, e questo è quello che con cui ha lavorato con Diana per tutti gli anni che c'è stato a fianco. May I ask you, although we have not prepared this question, but I was wondering, and you can not reply if you don't want to, how has the royal family taken your book? Ho chiesto a Stuart, anche se non mi vuole rispondere non mi risponderà, ho chiesto a lui come la famiglia reale ha preso l'uscita di questo libro. Well, the simple answer is I don't know. Ok. Ha detto che lui non lo sa, quindi. I mean, the book has only just been published. It was, we're now in the beginning of April. It was published at the end of January, so really the beginning of February. So we're really only talking about 2 months. It's only been around for 2 months. What's interesting is that in 2 weeks, it became an international bestseller on Amazon through both the hard copy and Kindle. Ha detto che dopo essere uscito alla fine di gennaio, nelle 2 prime settimane è stato un best seller in tutto il mondo, sia nel libro cartaceo che Kindle, per cui è stato veramente un boom. E ha detto che lui non sa la famiglia reale come avrà preso questa notizia di questo libro, perché non lo sa ancora, forse perché è troppo presto. But, I know that you are in touch with the princess so I'm not going to go there, ok, no worries. So che lui è amico dei figli della principessa Diana, però ha detto che non mi ha fatto capire con lo sguardo che non ci vuole andare in questa direzione. Ok, Stuart, so I have a question. Very quickly, when we move into the recognition of that level of leadership, it's very important that each of these people have a political impartiality, so they can't back people. I suppose they could refer generally, but they can't back. And let's watch and see what happens over this year, because evidently something immense is happening in the liberation of Harry and Meghan to their American existence. So let's just see, because I know Meghan is aware of the book. Yeah, I understand actually. Ha detto lui in realtà che quando si arriva a questi livelli, è una cosa molto interessante. Ha detto quando arriviamo a questi livelli
questi personaggi importanti come i principi reali non possono fare il backup del libro, nel senso che non possono pubblicizzarlo, sebbene lui sa che Meghan Markle è molto molto interessata a quello che lui ha scritto, ma ovviamente, e loro sono amici perché io lo so, me l'ha detto, loro non possono pubblicizzare il libro perché è una cosa che va oltre, quindi però ho detto aspettiamo un po', aspettiamo quello che succederà nei prossimi 2 anni, vediamo quando il principe Harry si è trasferito adesso in Canada con la moglie e il piccolo Archie, per esempio. Yes, so actually it's very important and interesting what you're saying because, you know, you and I have spoken about this book. You have given it to me. I left it in my house in London. I thought I was going to pick it up before, but then the quarantine happened and I couldn't read it. But you so kindly have sent me the copy and I'm really eager to kind of read it as soon as this weekend is over. But I've gone through actually some of the introductions of the book, which is amazing. And all of a sudden I met again Rancho Prime, which is like, you know, I met him like 12 years ago, and he gave me the Bhagavad Gita that he had translated. But anyway, so amazing work, because I've been meeting so many nice people from before, which is like amazing. Anyway, let's move forward, because I could stay with you talking for 2 hours, but we don't have much time. But you know, we have still half an hour. So I would like to ask you the first question, that is actually the one that we were talking about before, about the Pont dell'Alma. You know, where Diana died and why she died there. I mean, you told me this amazing story that no one has ever heard about it, and you are the one that actually told me, you know, like that. And it's just like, I don't know why, but I feel very strong, some energy in my heart when you speak about that. So please do tell us why Diana, Princess of Wales, died in the Pont of Alma. Ho chiesto a Stuart perché Diana, lui mi ha raccontato questa storia, perché Diana è morta nel Pont dell'Alma, e proprio lì, perché c'è un'interessante storia che adesso ascoltiamo. And you know, before I go into the Pont d'Alma, I released the audio book, my voice recording the book, on Wednesday, and people, hundreds and hundreds and hundreds of people have acquired it. It is on special offer at $4.99, so it's very inexpensive. However, people have emailed me, hundreds of people have emailed me, saying that as they hear me, they feel Diana with them, rather. So the Pont d'Alma is a traffic tunnel now in central Paris. And many years ago, well, 20 years ago, I was working in Paris with one of my business colleagues, and we needed to get across Paris. So we're in his chauffeur-driven car, and the car goes down into the tunnel, and I suddenly felt the goosebumps, you know, the angel bumps. Oh my goodness, this is where Diana died, against the 13th pillar. And he's a very keen... Let me translate what you're saying. Ok, ha detto Stuart che il suo libro è anche visibile come audiolibro, costa €4,99, per cui se volete acquistarlo, ma dice me l'ha introdotta come cosa che sta raccontando, quindi magari c'è un perché mi ha detto questa cosa in questo momento. Ha detto che 20 anni fa, che lui lavorava a Parigi, è andato con un suo amico nel tunnel dell'Alma, e il suo amico gli ha detto qui è dove è morta Diana, e allora lui ha avuto tutta una serie di brividi e gli ha detto è morta nella colonna numero 13, nella 13ª colonna. So she died on hitting the car on the 13th pillar, right? That's right. And so as we're driving through, the businessman who I was with, my client, who is a keen historian, said, "You worked with Diana. You know, in Roman times, this was the site of the Temple of Diana."
Hold on. E allora che cosa gli ha detto questo signore che invece era uno storico? Gli ha detto: lo sai che questo punto specifico agli antichi romani era il tempio dedicato alla dea Diana, la dea della caccia. Interessante, no? Yeah. Now, the Romans left Gaul, as France was called in their language, in around 75 AD. And then tribes moved into the area called the Parisi. But in 450 AD, for about 400 years, another tribe moved in called the Merovingian, who worshipped Diana and rebuilt their temple there. Ha detto che ci sono stati una serie di cambiamenti dal 79 a.C., dove c'erano un gruppo di persone, i romani passarono a un gruppo di persone fino ai Maravingi, e i Maravingi erano questo gruppo, questa popolazione che pregava la dea Diana. Yeah. Your translation is so extraordinary. Right. Some people say that it's very creative, but it's okay. Go ahead. Well, you do it so fast. You move in and out. I wish I could move in and out of English and Italian like that. And then, yeah, speaking about the Merovingian, these feudal warlords, they fought duels over land, and they fought the duels right there in front of the Temple of Diana, because they believed that whoever was vanquished, whoever died, moved through that point into heaven and became God's eyes on earth. Ha detto che c'è stato un duello tra i Maravingi e quest'altra popolazione che adesso non mi ricordo come si chiamava, che ha detto che quando questi Maravingi avevano stabilito che quando una persona moriva davanti a questo tempio andava direttamente ad essere gli occhi del divino. Quando morivi andavi direttamente attraverso un tunnel, andavi ad essere gli occhi della divinità. Yes. And then eventually in medievalism, it became a healing hospital. The site was a healing hospital, and it was called the Bridge of Souls, or Pont d'Alma. Okay, so we are here on the Bridges of Light. It's very similar. Absolutely. Ha detto che questo posto è stato chiamato The Bridge of Soul, quindi il ponte dell'anima, e quindi Pont d'Alma. Yes. And so the point that we're really nudging ourselves towards or indicating is that it's a very, very powerful earth energy center at that point. Quindi dice che questo punto è un punto molto forte energeticamente della Terra. And Yes. so, although Diana, as we know, moved through a ritual murdering, a ritual killing, that she chose, her soul chose that point in which to go because of what then took place in the hearts of all of us. Dice che questa cosa che dice lui, dice poiché Diana è morta è stata assassinata, quindi ha avuto un rituale di omicidio, la sua anima ha scelto quel punto proprio per andare via. Because there was, and this I write about in the book, there was an immense release of Shakti, which is the archetypal force deep within the inner folds of creation, to do with Divine Mother, which we all felt in our hearts. Perché quando lei è andata via, tutti abbiamo sentito dal nostro cuore un mancamento, no? E dice che c'era una grossa energia di Shakti. Shakti è la Divina Madre, e quindi dice che assolutamente c'è stato uno shift, un cambiamento energetico in tutto il mondo. And this force statistically awakened 5.9 billion people, which was then almost the population of the planet. 5.9 billion people. Ha detto che a quel punto circa 6 miliardi, 5 miliardi e 900
milioni di persone, che quasi tutto quello, la popolazione della Terra in quel tempo, quando Diana è morta, hanno avuto uno shift energetico pazzesco nel loro cuore. Yep. Now we know this figure because we know about the 5.9 billion people because of the amount of people that tuned into the televisual broadcast of both her death and then her funeral. Sappiamo di questo ammontare di persone, perché queste sono le persone che si sono collegate televisivamente quando è successa la sua morte e quando poi c'è stato il funerale. At the same time, 23,000 miles above our heads is a geostationary satellite which is calibrated to register the electromagnetic frequency of human emotion on the planet. 93 what, sorry? 23,000 miles above our heads. Ok, dice che 23.000 miglia sopra la nostra testa c'è un satellite che è lì per misurare. What is it measure? What does it measure, the satellite? It's calibrated to measure the electromagnetic energy of human feeling. Ok, dice che è calibrato per registrare le emozioni del campo magnetico degli esseri umani. Because, for example, when human beings are releasing in the collective consciousness a vast wave of energy, this shifts the electromagnetic frequency of the planet. And so it picks this up through thermal currents, through high pulsations of light, and through laser. Okay, now you possibly need to explain this a little bit more in detail because I might have lost it. But anyway, so lui, okay, do say it again, please. Well, let me make it simpler. Yeah, please. We're talking about human feeling and the waves of collective human feeling shifting the electromagnetic energy of the planet. Dice che parliamo dei sentimenti della persona che hanno a che fare con lo shifting, quindi con il cambiamento del campo elettromagnetico di tutto il pianeta. Yes. And so, for example, on the day that was the funeral on September the 6th, 1997, the registration, the calibration, the registering on this instrument, this satellite, way up. Mi dice che quando c'è stato il funerale 6 settembre 1997, la calamita, diciamo, di questo ago, di questo satellite è schizzato alle stelle, perché tutti erano entrati in questo flusso energetico emozionale. Yeah. The same thing happened on 9/11 when the first plane hit the first tower. La stessa cosa è successa quando è successo l'11 settembre. Yes? And then 10 minutes before the second plane hit, the same thing happened. In other words, 10 minuti prima che il secondo aereo sia andato a schiantare nelle Torri Gemelle, questa stessa cosa è successa. In other words, there was a precognition from the human collective that this was going to happen. Per cui diceva che c'è un pre-riconoscimento dalla collettività umana che questa cosa stava per succedere, emozionalmente parlando, ovviamente. So it's going to be very interesting to see when we move through the final stages of the coronavirus plague, what the measurements are. It's a NASA satellite, so I'm sure the information will be made public.
Dice, sarò molto curioso di sapere quando questo Covid-19, il virus Covid-19 andrà nella seconda fase, che cosa la NASA ci dirà, perché questo è un satellite della NASA che ha a che fare con questa vibrazione che la Terra ci porta. Ok, Stuart. Yeah. And so really what we're talking about is the fact that an anointed one, a chosen one in the form of Diana, that moving through that extraordinary event should bring about a vast awakening in the population of our planet. And I believe that today, through this period, there is also a vast awakening. For example, the release of fear in relation to COVID, the COVID-19. Yeah. Ha detto che una personalità come Diana, che è una anima illuminata che è arrivata sulla Terra, quindi che quando questa persona è andata c'è stato uno shift, un cambiamento energetico molto importante. Sicuramente anche adesso c'è questo cambiamento, perché parliamo di questo fatto e del suo libro che è uscito in questo momento, c'è un cambiamento anche per in qualche modo liberarsi della paura di cui parliamo sempre in tutti i giorni che questo Covid-19 ha portato sulla Terra. And so, I congratulate the government of Italy for bringing the lockdown so soon at the beginning of March in reference to the spread of this terrible contagion, which we know was very specifically, of all the countries in Europe, it really hit Lombardy. And now, here we are on April the 18th, with the gradual release of the restrictions about, moving us into social isolation. So I say, well done, Italy. Ha detto che lui si congratula con l'Italia, che è stato, siamo stati i primi a capire l'importanza di questo virus e siamo stati in quarantena già dagli inizi di marzo, sapendo che ovviamente tutto era la maggior parte del virus era localizzato nella Lombardia, ma abbiamo fatto il lockdown di tutta l'Italia proprio per sconfiggere questo Covid-19 e quindi lui si congratula con l'Italia per questo. So, Stuart, may I possibly ask you some more questions about Diana and how because another thing that I was actually reading, but I know your work, therefore, it's about our inner tone. Each one of us has got an inner tone that you help us to release, to get healing, to get new frequencies and vibrations in our body. Can you tell us a little bit about that, please? Well, when we find our note, we find harmony within our bodies. And when we find harmony, it's because our note resonates like a symphony through the whole of our physical form, bringing all of the organs into coherence. And thereby, when we feel harmony, we feel a sense of well-being. And when we feel a sense of well-being, we feel our power. Ho chiesto a Stuart, parlando di questa cosa, io ho provato con lui, ognuno di noi ha un tono, una nota piuttosto interiore e lui aiuta le persone a scoprire la sua vera nota e dice che quando noi scopriamo la nostra nota interiore, allora significa che i nostri organi, se noi cominciamo a mantrarla, i nostri organi vanno in allineamento, guariscono, c'è un equilibrio interiore, per cui è questo che lui ha fatto anche, suppongo, e questo poi lo leggete nel libro, appunto, ha fatto la principessa Diana. Ok. And so you see, with Diana, when she found this, when she found the harmony and began to feel more powerful about herself, moving from victim to victor, she began to open her field and radiate a light, which we all saw. Dice che quando la principessa Diana si è spostata dall'essere vittima all'essere vittoriosa, con il suo aiuto, quando ho capito l'equilibrio di questo tono, di questa nota che lui aveva dato, che faceva sì che lei potesse sentirsi empowered, per cui assolutamente più
con il potere personale, allora tutta la sua energia ha cominciato in qualche modo a trasformarsi nella dea che poi lei è stata verso la fine dei suoi anni. Yes. And so we began to see the expansion of her love, because the radiance arose from her love, which was, as we saw, something that she dispatched, that she communicated and expressed with great ease. But when we're frightened, and if we're under pressure, and if we're not well, we can't do that. So during those last years, I helped to find a way of expressing. Dice che lui negli anni l'ha aiutata a trovare il modo per esprimere se stessa, per cui quando invece noi siamo stressati e non pensiamo ad altro, allo stress che abbiamo nelle nostre vite, non possiamo assolutamente pensare a questo. Quando invece lui ha aiutato le persone, la principessa Diana nello specifico, a trovare il loro mantra interiore, allora il mantra interiore, la nota interiore aiuta a guarire tutti gli organi e quindi c'è un'armoniosità in tutta la tua vita che cambia completamente. This is so very fascinating. I will come and do some sessions with you, because as I move forward in my life, I feel like I need this empowering so much. And so, and please, let's do that. The key is that we move away from doing. We move away purely from the cerebral into a much deeper, more serious, more sincere quality. And when this happens, of course, our destiny, our soul's purpose reveals itself. We tune more into the intelligence and the wisdom of our soul. Dice che quando noi lavoriamo con questa energia e non lavoriamo più con il cervello, ma lavoriamo dal cuore e armonizziamo tutto questo, questa energia dentro di noi, allora tutto si apre davanti a noi e capiamo il vero scopo, la nostra anima qui sulla terra. And in the book, actually, Stuart, there are some exercises that people can do, right? Tell us a little bit about that. There are essentially 12 major principles, 12 major exercises to do with physical, emotional, mental, and spiritual empowerment. Essential. Dice che nel libro ci sono 12 codici che voi trovate per far sì che il vostro corpo fisico possa essere pieno di potere, il vostro corpo spirituale, il vostro corpo dell'anima, il vostro corpo etereo, quindi meditativo. Quindi con questi 12 codici noi riusciamo ad equilibrare anche i nostri corpi. Yes. And these qualities of energy were essential for Diana, so that she could amplify her power into the world as a peace ambassador. E quindi dice che questi elementi hanno fatto sì che Diana potesse in qualche modo abbracciare tutti questi corpi e che così che lei potesse diventare l'ambasciatore della pace nel mondo. E quindi non so se vi ricordate, ma noi questo lo abbiamo visto verso la fine dei suoi anni, che lei era sicuramente cambiata, no? Da quella donna che appariva triste e sconsolata nel 1995 in questa intervista. Avete visto il cambiamento, no, di questa donna. I was telling the audience that they have seen the shift of energy of Diana from when she was interviewed to become the most amazing angel that actually would spread peace all over the world. Yeah. And so I believe that she became the icon that she became to illuminate the conviction of other women to become the same thing. And this is the time of arousal. And so the book is a gift to the women of the world. If it worked for Diana, then perhaps the techniques would also work for the women of the world. Yes, ha detto che questa cosa ovviamente lei l'ha sentita molto forte perché l'ha fatta diventare una donna di potere della sua anima, e quindi diciamo che in questo periodo specifico lui ha voluto far uscire il libro, perché questo dice che lui vorrebbe che tutte le donne del mondo dovrebbero sentire questo empowerment, come l'ha chiamato lui, questa forza grande
estrema dentro di loro per far uscire la loro potenza, la loro forza. Questa è una cosa meravigliosa, se pensiamo a tutte le donne nel mondo maltrattate. Leggere questo libro e far sì che questi 12 codici possano aumentare la forza e far sentire il potere personale di ogni donna è sicuramente un dono del cielo. Yes. Yeah. And Stuart, I want to ask you, why do you think that Diana was taken from us so young and so all of a sudden? Because she was a threat to the establishment. Ho chiesto perché Diana è morta così all'improvviso e lui ha detto che era una minaccia per la famiglia reale. Because you believe firmly that she was killed, right? But the most important thing is not that she was killed. The most important thing is that in her death, she became transcendent as an angel of vast luminosity, awakening us all. So the book is to heal the trauma of the death. The most important thing is not the death, because we all die. The point is the awakening that took place. Just as at this time, there is a vast awakening taking place in the women of the world. Ha detto che ovviamente gli ho chiesto se lui pensa che lei sia uccisa, sia stata uccisa, e lui ha detto di sì, ma dice la cosa importante non è che lei sia stata uccisa, la cosa importante è che è capire la paura della morte, che in questo periodo specifico è molto importante. Quindi non significa che lei è stata uccisa per qualche motivo, capire che è morta in quel periodo particolare dove c'è stato un grande risveglio animico, dove tante persone hanno sentito forte questa mancanza e quindi questo dolore forte si è sentito dovunque, ed è molto importante capire anche questo in questo momento specifico. Con le donne del mondo devono essere risvegliate e empowered, quindi avere potere. Ecco. I mean, there's a wonderful quote which I'd love to speak, which Yes. illustrates what we're really talking about in relation to the great public figures who are often killed. John F. Kennedy, Martin Luther King, Robert Kennedy, Malcolm X, Diana. Dice che vuole leggere qualcosa dal suo libro dove parla proprio delle figure importanti del nostro mondo che sono state uccise, come JFK, come Malcolm X, Martin Luther King, e quindi lui adesso, if you read it slowly, I can type it here on the board. Oh, okay. Each time a person stands for an ideal. Yeah, but I'm not a datilographer, so you have to wait. I'm not a stenographer. Let me just speak it through so that the consciousness is received. Okay. Ha detto che lui lo legge, io non lo scrivo, anche se lui lo legge solamente in inglese, l'energia entra dentro questa cosa, ma io che non lo scrivo. Se qualcuno lo vuole scrivere, io non lo scrivo. And then what I'll do is I'll type it onto Bridges of Light Facebook page. Oh, fantastico. Ha detto che lui lo scrive nel nostro come post online. Ok, fantastico. And then you can translate it, you know, Yeah. Okay. because many people will feel it, I think. So each time a person stands for an ideal or acts to improve the lot of others, or strikes out at injustice, he or she sends forth ripples of hope throughout the collective. All these ripples move through millions and millions of energy centers in and beyond the body. These daring ripples build a current that may sweep down the mightiest walls of oppression and resistance. And this is Robert Kennedy before he died in 1968. So today, I believe that the release of fear in relation to the COVID is releasing people into creating a new paradise in their minds,
which means that ripples of hope are moving through our population and will bring about profound healing. Ha detto che lui ha letto questa cosa che poi ci scriverà su Bridges of Light, però dice che ha a che fare anche con il Covid-19, perché noi portiamo pace rispetto a questa cosa, e quindi dice che le vibrazioni di pace che noi stiamo trasmettendo anche attraverso questo scritto di Kennedy, John Kennedy, tanto faremo che innalzeremo così tanto le nostre vibrazioni che questa cosa si estenderà in tutto il mondo. Quindi speranza, 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 pace, pace, pace. Yes. Now, the significance of the voice of change as the voice of love arising from the heart follows through with the fact that we've learned that the heart has an energy field 5,000 times greater than the human brain. The human brain? Yeah. Ha detto che quando noi ci spostiamo da un posto del nostro cuore e dal cervello, dice che l'essenza del nostro cuore ha una vibrazione alta, molto più alta della vibrazione del nostro cervello. Quindi è una cosa meravigliosa e dovremmo sempre vivere nell'amore, nella cultura del cuore e dare pace, amore a tutto l'universo, a tutto il mondo. And so this was the point of focus in Diana, as we were saying earlier, about her field radiating this beautiful energy. It was largely because we stopped the worry and the anxiety of what was happening here, moved into her heart, and the heart energy field opened through this vibration of 5,000 times greater than the human brain. Ha detto che quindi quando lui ha lavorato con Diana ci siamo spostati da qua, quando parlava solamente in maniera cerebrale, al cuore, e quindi c'è stata una vibrazione di 5.000 volte più potente quindi di quando una persona parla dal cuore, con il cuore aperto, a quando una persona parla in maniera cerebrale. Quindi non solo abbiamo aperto la vibrazione dell'amore, ma anche con la propria con il proprio sentire interiore, questo tono, questa nota che lui dà a tutte le persone che lo incontrano, il tuo tono personale ti aiuta in qualche modo a avere la tua vita completamente trasformata. E quindi questa è una delle cose più belle che una persona può donare ad un altro, e quindi Stuart Pearce ha fatto sì che la principessa Diana alla fine della sua vita sia diventata una stella lucente, qualcuno che ha dato amore, gioia e ha portato un ambasciatore di pace in tutto il mondo. Stuart, we have just like few more minutes to go. Just say whatever you would like to say to the people, to the viewer here on Bridges of Light, please. As the book is merely the beginning of a vast project. The project is called the Diana Heart Path. I've read that. Dice che il suo libro è solamente l'inizio di un progetto. Il progetto sul cui lui sta lavorando si chiama Diana the Heart Path, che significa Diana il sentiero verso il cuore, verso l'amore. And the Diana Heart Path will be a series of workshops taken from the book to empower the women of the world. Initially with me coaching, but then bringing in other amazing people from all over the world to empower the way that the women and the men, when they can enjoy this point of liberation. Dice che Diana the Heart Path non è solo un percorso, ma saranno una serie di seminari che lui insegnerà e poi formerà delle persone proprio per incrementare l'amore nella terra, uomini e donne che vorranno fare questi corsi per poter ancora di più diffondere questo amore a tutto l'universo, a tutta la popolazione del mondo. E dobbiamo vivere nel flusso dell'amore, because we need to leave behind all the stuff that we do not need anymore, and we need to live in heart path, in completely love, right?
So thank you very much, Stuart Pearce, for having been with us today. My pleasure. Thank you. You're wonderful. And bravo for this weekend. Thank you very much. Grazie, Stuart. Grazie, grazie, grazie. I will see you in London when we come out of this quarantine. Ok? Grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Grazie a tutti voi e a più tardi. Arrivederci. Vi lascio con Mirella Restuccia. Arrivederci.